Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, anche ascendente Capricorno o luna in Capricorno, Venere se ce l'hai. Oggi andiamo a fare un grande classico, cosa sta per accadere in amore. Allora, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, sia che tu sia in connessione consapevole con il tuo amante mistico, lo sposo celeste, la sposa celeste, al di là andiamo a vedere che cosa sta per accadere in amore nel mondo fenomenico, cioè nella realtà visibile. Quindi un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. E alla fine della nostra lettura andiamo con l'approccio co-creativo, ossia se cooperi con il tuo destino, quello che l'anima tua vuole, cosa accade, se non cooperi, cosa accade, perché il destino non è immutabile, cioè quello che deve accadere accade, gli incontri che sono destinati accadono, non è il karma, non ha tanto a che vedere con quello che accade, ma con cosa ne fai, come ti relazioni con quello che accade, no? E andiamo a vedere le due possibilità con il tuo libero arbitrio. Allora, vediamo, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della cocreazione, bellezza, amore e tanta prosperità. Capricorno, cosa sta per accadere in amore? Andiamo prima di tutto a vedere tu come stai in amore. Qual è la tua energia amorosa in questo momento? Qual è la tua energia amorosa in questo momento? Beh, tu hai un'energia stupenda, sei pronta o pronto a dare tutto di te. Hai l'asso di coppe, sei pronta al grande amore, sei pronta a un grande amore vero. È bellissimo. Qua abbiamo una bellissima immagine con lei, con questa colomba, i fiori di loto, no? I fiori di loto sono dei simboli molto importanti che mi spiegano come stai, cioè il fiore di loto cresce nella palude, non cresce nonostante la palude, cresce grazie alla palude. La palude è il luogo sotterraneo, ctonio delle tue emozioni, dove hai fatto un grande lavoro su di te e sei pronta o pronto a darti. È stupendo, bellissimo. E vediamo in questo darti cosa la tua anima vuole vivere nella relazione in questo momento, come la tua anima vuole vivere l'amore adesso, qual è l'esperienza d'amore che vuole vivere la tua anima. Semino, ho fede e sto a guardare cosa accade. Il 7 di denari. L'esperienza d'amore che la tua anima vuole fare adesso è quella della pazienza di ciò che hai seminato dentro di te e magari fuori se stai già insieme a qualcuno. O se non stai insieme a qualcuno, è prendersi cura di quello che si è seminato dentro di sé. Perché sappiamo che la pazienza è ciò che sono potente perché sono paziente. Allora tu stai in un'energia amorosa bellissima, continua a coltivare questo dentro di te, un asso di coppe, no? Non è ancora il 2 di coppe. Quindi il 7 di denari è la pazienza di vedere quello che si è già investito. Se hai una relazione, non affrettare le cose. Goditi momento per momento, questo è l'asso di coppe. Se non c'è ancora nessuno, goditi questo amore ritrovato in te. Dai amore a tutto ciò che vivi, va bene? Perché la tua anima vuole farti sperimentare il prenderti cura di ciò che hai già seminato in te. La pazienza di goderti momento per momento quello che accade, come il grande dono dell'amore per te, che può essere dall'incontrare un fiore, dal vedere una bellissima alba, un grande tramonto. Credo di essermi spiegata, no? Vediamo qual è il blocco, la paura, cioè quale schema attaccamento appartiene ancora alla vecchia modalità amorosa. Il 6 di denari. Hai vissuto amori che non erano in equilibrio. Hai vissuto degli amori dove credevi che per farti amare dovevi dare oltremodo.
Credevi che per farti amare dovevi dimostrare chi eri. Credevi che per essere accettato, accettato, dovevi fare. Qua ti chiede pazienza. Se hai già una relazione, goditi momento a momento quello che hai. Non oltrepassare il limite del bisogno, ma stai nella tua interezza, consapevole del fatto che hai già seminato, e prenderti cura solo di ciò che hai seminato secondo i tuoi tempi, rispettando te stessa e te stesso. Il fatto che nei i pattern energetici precedenti non ti sei tanto rispettato o rispettato, avevi paura dell'approvazione dell'altro, che arrivasse oppure no, e questo ha portato magari a sbilanciare le cose, cioè uno dà di più, l'altro prende e dà di meno, no? Quindi non ti non permetterti di sbilanciarti più, cioè rimani nel tuo centro, dando tutto di te ma rimanendo nel centro, ok? Magari per far capire che sei utile, che sei una persona che eh, è buono avere accanto, aiuti l'altra persona nelle cose pratiche, no? Ti dai con l'aspettativa, no? No, non hai bisogno di questo, dicono. Ok, vediamo adesso l'altra persona, cioè chi sta arrivando nella tua vita amorosa, oppure chi sta diventando centrale, se ce l'hai già. Adesso con questa carta vedremo l'energia di questa persona a prescindere da te, no? Quello che vive, lei, questa persona com'è. Sta arrivando una persona che sa creare bellezza. Il 4 di bastoni mi racconta di una persona che ha fatto tanti sforzi nella sua vita e ha raggiunto dei traguardi. È una persona contenta, contento, sa creare stabilità, sa creare armonia. Magari si sta dedicando alla sua casa o a sistemare casa, o è una persona che sta trovando gusto può fare anche arredamento, non lo so, è una persona che è contenta o contento di quello che ha in questo momento della sua vita, sa creare armonia, sa creare spazi semplici di condivisione, spazi ludici, è una persona che per arrivare a quello che ha lottato e si gode quello che ha in questo momento. È una persona che gli piace anche la compagnia intima, nel senso non troppe persone, una persona che gode degli sforzi fatti nella sua vita. È una bellissima energia. Vediamo come si pone energeticamente nei tuoi confronti. Qua abbiamo gli amanti. Nei tuoi confronti si pone con un'energia che lo fa sentire vivo, viva. Gli amanti mi parla di una persona che fa la scelta nei tuoi confronti, cioè sta valutando effettivamente il fatto che tu la faccia sentire viva questa persona, tu la fai sentire viva. Con te questa persona si pone come voglio sceglierti, ti scelgo perché questa è la mia scelta del cuore, e ha un'energia di scelta viva nei tuoi confronti. È una persona che è pronta a darsi nell'amore nei tuoi confronti, è pronta a condividersi, non ha paura di condividersi, assolutamente sì, è una bellissima energia. O si porrà così o si sta già ponendo così, Vediamo cosa sente per te. Sta valutando questa scelta nei tuoi confronti, vediamo cosa sente o cosa sentirà per te. Questa è una persona che ha sofferto molto, 3 di spade, non lo so se è con te o in altre relazioni. Allora abbiamo gli amanti 3 di spade, può darsi che sia successo, se la conosci già questa persona sta valutando la scelta di scegliere completamente questa relazione, perché cosa sente per te? C'è un grande dolore, sta soffrendo molto, se la conosci già. Magari c'è stata sofferenza per mancanza di equilibrio, no? Nella relazione. Ricordati, la tua anima ti chiede pazienza. Pazienza per rispettare i tempi dell'altro, ma soprattutto quello che hai seminato tu nell'amore, grazie al lavoro sulle tue emozioni.
e quindi qua abbiamo una persona che ha sofferto molto e al tempo stesso, se non la conosci, questa persona è una persona che arriva da te e tu le fai scoccare quella scintilla che lo fa sentire vivo, e allora si pone la domanda: questa persona, cioè tu, questa relazione mi fa sentire vivo? La risposta è sì. E quando la risposta è sì, col 3 di spade questa persona fa riemergere in sé, non lo fa in modo incosciente, no? Inconsapevolmente, fa riemergere la ferita di un vecchio dolore. Cioè, se scelgo di nuovo l'amore potrei farmi male, sto valutando, ma la grande energia amorosa che sente nei tuoi confronti è una spinta verso la guarigione di queste sue ferite. Ok. Quali sono le sue reali intenzioni? Cioè, cosa vuole da questo rapporto? Vuole una persona che comprenda, che capisca, che non abbia fretta. La regina di coppe, quali sono le sue intenzioni? Sono quelle, siccome è una persona che ha sofferto molto, è una persona capace di stare a contatto con le proprie emozioni, sta portando pazienza o porterà pazienza, è una persona molto sensibile e allo stesso tempo una persona pronta ad accogliere le tue emozioni, pronta a fluire con le tue emozioni, pronta ad ascoltarti, a starti vicino, a essere comprensiva o comprensivo, proprio perché è in contatto con le sue emozioni. Guarda come la regina di coppe guarda il 3 di spade, e con la coppa in mano, no? Il mio dolore lo guarisco a mezzo della presenza alle mie emozioni, quindi è una persona molto compassionevole rispetto a te, rispetto agli altri. Cosa vuole da questo rapporto? Vuole che questo rapporto non sia frettoloso, che vi scegliate ogni giorno, che abbiate pazienza l'uno con l'altra. Questo è molto bello. E vediamo le sue intenzioni, quindi sono quelle di non affrettare le cose. Ecco perché la tua anima ti manda il 7 di denari, no? Allora vediamo adesso come si muoverà concretamente. Guarda cosa c'è. Si muoverà facendo proprio l'amore con te, il 2 di coppe. E ti inviterà fuori, si specchierà nei tuoi occhi, vedrà, riconoscerà la sua anima nella tua, vi riconoscerete entrambi. Qua c'è un riconoscimento animico molto forte. Farà azioni d'amore. Qua ti avevo detto non è il 2 di coppe e l'asso di coppe. Tu sei pronta o pronto a dare la coppa dell'amore e l'altra persona dà. Ecco qua l'altra coppa. Molto bella, questa lettura. Mi raccomando, non affrettate le cose e soprattutto non diventate quello che non siete. Siate completamente nella vostra autentica e libera essenza, ok? Adesso andiamo a vedere. Questa persona farà gesti d'amore, quindi andiamo a vedere. C'è proprio una scelta nei tuoi confronti. Scelgo te, perché mi fai sentire vivo. Vediamo cosa accadrà tra di voi. Sei una persona che conosci già, è una persona con la quale torna un equilibrio, no? Torna un equilibrio, la danza della vita, luce e ombra. Sei una persona con la quale ci deve essere una scelta, o ci sono terze persone o situazioni ambigue, eccetera, ma qua non ne vedo situazioni ambigue, c'è più una scelta, scelgo te, no? Potrebbe esserci in questo momento una sorta di oscillazione da una parte e dall'altra. Il punto è scegliere senza più oscillare, ma piuttosto danzare con la vita. E vediamo dove tende ad andare questa storia. Questa storia è molto interessante, il 9 di denari, perché tende ad andare verso un'integrazione della dipendenza emotiva. Il 9 di denari mi parla di... sapete quanto amo il 9 di denari? E se una lettura tende al 9 di denari, significa che questa lettura, questa relazione è volta ad andare verso un riappropriarsi del proprio valore personale. Perché se non hai il valore personale, allora tu hai un rapporto sbilanciato. Cioè,
non mi sento degno e quindi siccome tu stai con me per farmi amare, per farmi volere bene, ti do di più di te, no? Quindi questa storia tende alla realizzazione dell'autonomia emotiva, alla realizzazione del valore personale, perché soltanto a mezzo del valore personale tu puoi creare una relazione sana. Per alcuni di voi qua c'è una persona nuova, devi attendere un po' perché si stanno rimarginando le ferite di un vecchio amore e a mezzo di questa integrazione avverrà questo asso di coppe e due di coppe. Ora andiamo con la tarologia co-creativa. Tornando alla carta del 7 denari, che è la pazienza, no? Di aver investito in quello, di sentire il proprio valore riconosciuto nell'altro, ma non per quello dipendere dal valore che viene riconosciuto nell'altro, ma perché l'hai riconosciuto tu in te stessa o in te stesso. 11ª carta, se cooperi con il destino, quali effetti produrrà questo stesso evento? Quindi se hai pazienza, assolutamente costruirai veramente ciò che è solido, perché il cavaliere di denari a poco costruisce e semina in ciò che è solido, veramente crescerà qualcosa, però mi parlano di costruire a poco e vedrai i risultati ogni giorno, a poco, se cooperi. Vediamo se non cooperi invece, cioè sono piccoli gesti ogni giorno, no? Senza fretta. Se non cooperi invece, ti dai magari a sbilanciare l'energia con la fretta o con altro, con i dubbi, non riesci mai a vivere nella presenza, nella centratura. Il 2 di bastoni è lei che guarda questa mappa senza mai scegliere. Questo porta a rimanere sempre sulla soglia, sempre sul limbo, non permettendoti la possibilità di vivere un'esperienza d'amore veramente grande. Allora, se per esempio tu fai un lavoro che ti appassiona, qualsiasi cosa fai, la lettura mi sta dicendo continua a prenderti cura di ciò che ti dà stabilità ed è importante per te. Va bene? E coltiva questa storia a poco a partire dal tuo valore personale. Però prima di tutto scegli sempre il tuo cuore, perché nel momento in cui scegli l'amore di te, allora l'altro può venirti incontro in modo pulito e sano. Ma scegli i 2 di bastoni al blocco, scegli. E adesso qual è l'atto co-creativo che puoi fare concretamente per cooperare con la tua anima nell'amore? Parla chiaro, fai un gesto, fai un'azione, vai, deciditi, cavaliere di spade. Perché qua la storia è chiara, è dal sentimento alla costruzione senza rimanere eternamente ad aspettare. Allora, questo cavaliere di spade qua, prendi una decisione e agisci. Cioè, fai quella domanda, chiarisci una situazione con questa persona, quando arriva o se c'è già. Di che cosa veramente vuoi, taglia l'ambiguità, che non significa essere impulsivi, significa smettere di aspettare informazioni che puoi ottenere attraverso un gesto chiaro, cioè smetti di aspettare informazioni dall'altra persona, lo puoi ottenere con un gesto chiaro. E qua che cosa mi sta raccontando tutta la lettura? Che questo ti permette di costruire in modo sostanziale. E cioè, questo cavaliere di denari è perfettamente coerente col 7 denari, cioè l'anima vuole qualche cosa che maturi giorno dopo giorno e tu cooperi scegliendo di restare. Magari non è una cosa, cioè scegli la costanza, l'affidabilità, la presenza concreta, anche se magari è meno eccitante, no, di altre dinamiche, scegli di restare. Se non cooperi stai sempre sulla soglia qua, guardi cosa potrebbe essere, valuti le possibilità, immaginare i futuri, però non entri mai in una scelta, capito? È il rischio dell'attesa sterile questa, della serie vediamo cosa succede e poi agisco. No, no, per cooperare con la tua anima sii chiara, sii chiaro, prendi una decisione, parla, smetti di aspettare dall'altro. La lettura mi sta dicendo che la tua anima vuole un amore che abbia tempo di mettere radice e di dare i frutti. Un amore che abbia il tempo di mettere radice e di dare i frutti. E, se cooperi, cioè se scegli ciò che è costante, costruibile,
questo è possibile. Se non cooperi rischi di restare a osservare tutta la vita senza vivere davvero la possibilità di farlo. Il tuo gesto è semplice, esci dall'attesa, chiarisci ciò che vuoi e muoviti di conseguenza. Mi spiego? Cioè, costruisci lentamente, ma decidi velocemente quello che non vuoi più lasciare nell'ambiguità. È chiaro? Sì. E qua, ragazze e miei ragazzi, è uscito un solo arcano maggiore che mi parla di scelta. Se l'altra persona deve scegliere, è perché tu devi scegliere. Quindi io qua ti consiglio vivamente nel viaggio erotico degli arcani, la pratica degli amanti. Ok? In questo modo tu fai l'azione del cavaliere di spade. Questa è la tarologia co-creativa, no? Vediamo adesso cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Qua usa Kierkegaard per dirti questo. Io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto, quasi invisibile sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono, nella mia invisibilità, il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Beh, questa è la dichiarazione dell'amante mistico. La mancanza non è assenza, è invisibilità. Quando la persona non c'è ancora o quando c'è vicino a te, magari siete lontani, sappi che l'amore sta lavorando dentro di te. La tua anima vuole che tu abbia pazienza e costanza e vuole che agisci in funzione di questo. Cioè anche quando non sei qui con me, io costruisco lo stesso, io ci sono, ma soprattutto non perdo più il mio centro. Ok? Questo è come se ti parlasse proprio l'amore, no? A mezzo di questa persona. Cos'altro? Questa vuole uscire. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. E che cos'è questa cosa? Lo vediamo dalle carte che sono uscite. Do un nome al mio dolore, lo faccio potente alleato e mi condivido tutte le mie emozioni, non ne ho più paura. E questo lo può fare in diversi gesti, a seconda di come questa persona sente questo che ti ho detto adesso. Farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. È bellissimo, eh? Cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. E qua è bellissimo, mi parla sia di nuovi incontri che della persona che già conosci. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. E allora, siccome prendo l'energia dell'amore, costruisco con pazienza, ma decido velocemente di starci. Ok? Vediamo cos'altro dicono questi altri oracoli. Abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo, i sogni si realizzano. Il sogno d'amore si realizza. Ok, l'avevamo già capito. Cos'altro? Amore senza paura, un coraggioso salto nell'ignoto. E qua mi parla del fatto che questa persona si lancia nell'ignoto, no? L'abbiamo visto qui, ma è questo soprattutto il messaggio che danno a te. Prendi la decisione, anche se non sai dove ti porterà, ma l'anima ti ha detto che vuole che tu costruisca. Allora vediamo, questa persona fa il salto nell'ignoto, qualcosa che non ha mai fatto nella vita, ed è proprio quella di condividere le proprie emozioni in modo totale, va bene? E questo porterà una grande gioia. Che cos'altro? Connessione inaspettata, gli opposti si attraggono. Qua siete completamente opposti, ma opposti significa complementari.
cioè gli opposti si attraggono proprio perché è yin e yang, e anziché vedere nell'altro una differenza che crea una diminuzione, tu vedi nell'altro una differenza che ti arricchisce. Siete completamente opposti, ma è proprio per questo che rende uniche la vostra unione. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Manifestazione istantanea. Tu hai il potere di creare qualsiasi cosa, a patto che tu scegli la cooperazione con questo evento. Cioè, tu crei qualsiasi cosa, se vuoi questa relazione, prendi la decisione e costruisci. E questo si realizza, perché c'è la manifestazione istantanea. Se non c'è la persona, eccola, arriva. Anima e mente che lavorano insieme creano un sogno nel cuore. Non hai nulla da perdere, porti con te il sogno, la tua intenzione è pura, sii pronto a ricevere. E qua stanno ribadendo che quello che ti sto leggendo, molti di voi lo stanno vivendo adesso, lo vivranno tra poche ore o lo vivranno tra qualche giorno. La cosa è molto veloce. Allora la vita ti mette davanti l'opportunità di scegliere, libero arbitrio, se cooperare e quindi investire, senza smettendo di stare sempre sulla soglia, decidere velocemente e cooperare lentamente per l'amore che vuoi realizzare, in cui ti senti appagata o appagato per quello che sei. Sì. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Concentrati su ciò che conta, quello che conta per te. Non devi rispondere a ogni fonte di esaurimento, perché il tempo e l'energia sono sempre limitati. Rifletti su quali obiettivi siano davvero significativi per te e quali relazioni possano davvero nutrire il tuo cuore. Ed è lì che vai a investire. Quando impari a lasciare andare le distrazioni irrilevanti, ti sentirai più leggero. E questo è un monito che ti danno distrazioni irrilevanti, che magari il dover essere, dovrebbe essere, il si dovrebbe fare, il come si dovrebbe agire. Concentrati su quello che per te ha valore e la vita ti sorprenderà. Ok? Vediamo un altro messaggio di questi per te. Riceverai tutto, manifestazione istantanea, meriti di ricevere abbondanza nella sua massima capacità. Credi nel tuo valore e abbi fede nel fatto che l'universo è pronto per darti tutto quello che desideri. Apriti. Ragazzi miei ragazzi, manifestazione istantanea, riceverai tutto. Questo è un grande amore che stai per ricevere. Perché, ma non solo un grande amore, qua vedo anche una realizzazione personale, anche economica per te. Cioè, ovviamente siccome il potere del denaro ha a che fare con il potere dell'amore, perché quando lo lasci fluire, quando lasci fluire il potere del denaro dentro di te, che non è avere soldi in sé, ma il potere di far fluire denaro, significa che tu ti stai legando al potere della grande madre, che è il potere dell'amore, che non c'entra niente con la parte egoica razionale. Quindi qua mi sta dicendo non solo ricevi amore, ma anche prosperità, la prosperità che ti rende stabile, ti fa sentire stabile senza perdere più il tuo centro. Ed è, credo, uno dei messaggi più belli tra le letture che ho fatto. Quindi, ragazzi miei ragazzi, io concluderei qui. Ti ricordo che sotto all'info box trovi tutti i nostri percorsi sciamanici. Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.